Allora amici, ben trovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi voglio far vedere come trasformare questo Paphiopedilum insigne da vaso con inerti, lo trasformiamo in un vaso di autoirrigazione. Il vaso che lo conterrà sarà questo e la pianta andrà messa in questa condizione. Però prima di far questo dobbiamo munirci di un laccio delle scarpe. Questo è troppo corto. Ci dobbiamo munire di un laccio di cotone. Io prendo quello delle scarpe perché ho visto video utilizzare questi, ma soprattutto perché è un materiale che non si rovina e assorbe molto l'acqua. Il laccio di cotone delle scarpe di qualunque colore. Il punto importante è poter far passare il laccio della scarpa dove praticamente dentro a quei fori lì. Se fosse possibile da una parte all'altra, dalla parte opposta, non due buchi vicini ma da foro a foro per diagonale. Vi faccio vedere come faccio. Allora abbiamo inserito il laccio della scarpa dentro questo foro e l'ho fatto uscire più o meno dalla parte opposta, da foro a foro. Cerchiamo di tirarlo fuori con l'uso delle pinzette perché sennò da qui non ce lo tira fuori nessuno. Faccio e vi faccio vedere. Tirato fuori con le pinzette. Allora il discorso è farlo passare da parte a parte in diagonale, da un foro all'altro, non dal foro a quello a sinistra o a quello a destra, no, in diagonale passante. Il bello di questa tecnica è che non dovete minimamente sfasciare il substrato. Vedete, abbiamo fatto direttamente il laccio, poi ce lo regoliamo come lunghezza perché basta tirarlo da questa parte per poter fare la lunghezza che vogliamo noi. Fatto in questa maniera è semplicissimo, non dobbiamo travasare, non dobbiamo sfasciare tutto il vaso perché ci sono le radici che sono delicate. Lasciamo tutto in questa maniera. Quando abbiamo fatto la lunghezza giusta in base alla profondità del vaso, il gioco è fatto. Per esempio, più o meno questo come misura è la misura giusta. Quindi che facciamo? Non facciamo altro che tagliare quest'altro laccio fino a che abbiamo fatto la stessa misura. Il vaso è pronto, fatto il passaggio del laccio di cotone, laccio della scarpa, vedete questo passa da parte a parte, poi lo metteremo dentro il vaso. L'importante è che stia in queste condizioni, vedete, basta che assorba l'acqua. Che acqua ci mettiamo? Prendiamo l'acqua di rubinetto. Abbiamo detto che i Paphiopedilum amano l'acqua abbastanza con contenuto di calcare, di calcio. Prendiamo l'acqua di rubinetto, ce ne mettiamo una quantità giusta. Nel frattempo la pianta la metteremo a pesca, guardate, è semplicissimo. Ok? Allora, l'importante è che la quantità d'acqua sia giusta, che ci sia spazio. È troppa? La regoliamo, guardate. Abbiamo tolto un pochino d'acqua. Adesso piano piano questi lacci scenderanno giù perché pescando l'acqua il peso aumenterà e questi andranno giù a terra. L'importante è che ci sia una misura di almeno un paio di centimetri per l'ossigenazione dell'acqua. Questi lacci scenderanno, tanto non è solo questione di qualche minuto che si appesantiranno e scenderanno giù, andranno a toccare a terra. Questa differenza di livello serve per poter permettere il passaggio dell'ossigeno. Poi su altri video vi spiegherò perché passa ossigeno e perché questo sistema è valido e non fa ristagnare l'acqua sulle radici. È tutto un principio di capillarità, che l'acqua salendo attraverso questo filo, tirando sull'acqua, tira su anche ossigeno. È vero che il vaso è chiuso, ma automaticamente un pochino di aria passa sempre, perché per quanto sia non è una chiusura ermetica, c'è sempre un po' di passaggio di acqua, ma non è quello il problema. L'importante è che mettiamo questo quantitativo di acqua, ricontrolliamolo tra un paio di giorni perché sicuramente il livello scenderà per via del fatto che questi lacci di cotone tireranno sull'acqua le radici. Dobbiamo solo che preoccuparci di rimettere l'acqua quando l'acqua sarà andata completamente a zero. Da dove la metteremo l'acqua? La possiamo mettere anche da sopra, al bordo vaso, metteremo giù l'acqua fino a che arriveremo a raggiungere il livello di acqua desiderato. Possiamo anche, se non vogliamo metterla dal vaso, metterla direttamente sollevando su
nostro vaso e la possiamo mettere direttamente tra vaso e vaso, oppure semplicemente possiamo riaggiungerla da sopra, che non è assolutamente problema. Questa è acqua di rubinetto. Quando poi aggiungeremo sarà l'acqua di coltivazione, cioè ci sarà qualche cosa in più, cioè sempre misurata con i micro Siemens, sempre misurata con l'elettroconduttimetro o conduttivimetro. Misureremo la quantità di micro Siemens, però l'acqua che daremo sarà già concimata, perché all'interno metteremo acqua con un pochino di concime, sempre molto poco, perché poi le radici saranno sempre costantemente in tiro e in pescaggio. Con questa maniera qui potete dimenticarvi di dare l'acqua ai vostri vasi, questi si autoalimenteranno per conto loro, e poi vi documenterò poi nel corso dei mesi l'andamento della situazione. Vedete che il filo sta scendendo, uno è già sceso, perché poi automaticamente, no, pesando scende giù a terra, e il processo è proprio che attraverso questi due fili ci sarà la salita per capillarità di acqua al substrato stesso, substrato che in questo caso è inerti. Questo è un altro Paphiopedilum, è il Moody Vinicolor, lo stesso. Passiamo sotto sempre con il laccio di cotone. Ho fatto un buco in più al centro perché sennò non riesco a passarlo da parte a parte. Ho fatto un buco con una punta di ferro. Lo stesso il laccio di cotone lo faccio passare all'interno. Il vaso è molto piccolo e in questo caso servirà il bicchiere sarà la misura giusta per poter mettere dentro il nostro vasetto, sempre regolandosi con la misura dell'acqua. Adesso cerco di far passare questo filo, poi vi faccio vedere. Eccoci qua, allora vi faccio vedere. Sono riuscito a far passare il laccio dalla parte più grande, sono riuscito con un pezzettino di legno, con un ago, con quello che volete. Per prenderlo, se avete il buchetto piccolino, servono le pinzette, queste pinzette da donna, e così riuscite. Quindi con il pezzettino di legno l'ho fatto passare, con l'altro, con le pinzette l'ho tirato fuori. La lunghezza più o meno è questa, quella che vedete voi. Metteremo l'acqua, vedete, guardate, se lo mettete dentro forse è ancora troppo lungo, il laccetto, lo possiamo riaccorciare un pochino. Lo mettiamo qui, tagliamo e via. Allora ci siamo, l'ho riaccorciato ulteriormente perché era ancora troppo lungo, ma mi devo regolare per via del fatto che è un bicchiere. Lo mettiamo giù, l'importante è che sta in questa condizione e pesca l'acqua. Mettiamo l'acqua, sempre l'acqua del rubinetto, vi faccio vedere. Eccola la quantità è questa, l'importante è che ci sia almeno 1 centimetro. Allora considerate che poi deve tirar su l'acqua, deve beverla un pochino d'acqua al substrato perché era asciutto, quindi diamo tempo, domani sarà scesa sicuramente. Il livello è questo, ecco, non deve toccare assolutamente, se no andiamo troppo a saturare il discorso delle radici. In questa maniera domani mattina è scesa sicuramente la quantità di acqua perché avremo saturato il vaso, e la pianta in questa maniera ha la giusta condizione di umidità, la giusta condizione di acqua, quindi la possiamo lasciare fino a che non è esaurita, quindi per qualche giorno possiamo lasciarla tranquillamente. Controllatela. Se andate in vacanza, questo è un sistema anche molto valido per lasciare la pianta con la giusta riserva, con la giusta autonomia. Allora il bicchiere è basso, se fosse stato un pochino più alto avrei potuto mettere più acqua. Praticamente la quantità d'acqua è poco più di un dito mignolo, quindi è 1 centimetro, 1,5 centimetri. Se fosse stato più alto il bicchiere ci sarebbe stata più riserva di acqua. Non è un problema la profondità, potete scegliere la profondità, più è alto il bicchiere, più distanza c'è tra vaso e acqua e più acqua possiamo mettere. Quindi questo è un sistema valido, poi vi farò vedere, vi documenterò poi nel corso dei mesi la situazione a venire. Ho dato un po' di trattamento perché sembra che c'era un pochino di cocciniglia o qualcosa di molto simile. Ho visto delle macchiette bianche che non ho capito quello che erano, però nel dubbio ho preferito trattare. Benissimo, poi con l'ausilio di un bastoncino togliamo qualunque eventuale cosa che possa essere stata, ma non lo riesco a capire cosa possa essere stato. Nel dubbio una spruzzata di prodotto può sempre far comodo.
via. Benissimo, andiamo avanti. Bene, a presto, spero di avervi fatto vedere una cosa nuova e che possa darvi giovamento e buoni risultati. A presto, grazie di avermi seguito.